Se dobbiamo nominare un clown che è diventato una vera celebrità internazionale, che ha ispirato dipinti e romanzi, film e opere teatrali, che la sua immagine era usata anche per bambole e altri oggetti tipo il souvenir, beh, non facciamo molta fatica perché era unico. Di chi sto parlando? Se lo vuoi scoprire, tuffati nel mio mondo. Ciao, io sono Daddy Danno e faccio il comico visuale. In questo canale voglio farti conoscere la storia della comicità, dei personaggi che hanno evoluto questa arte e anche i nostri spettacoli. Oggi voglio parlarti di un personaggio incredibile. In 82 anni la sua carriera lo ha portato dagli stracci alla ricchezza, mescolando abilmente abilità artistiche superbe, talento per la pantomima e predisposizione per le pubbliche relazioni. Ha sviluppato un personaggio totalmente originale che si pone come una delle più grandi icone circensi del XX secolo. Lui è Charlie Rivel. Alla fine del 1800 la Spagna stava attraversando tempi difficili e per sopravvivere la giovane famiglia di Pedro Jaime Andreu, il padre di Rivel, decise di entrare in Francia, dove speravano di trovare lavoro. Erano circensi e artisti di alta caratura. Il trapezio era la loro specialità. Mentre si dirigevano verso il confine, si esibirono nelle piazze dei villaggi di tutta la Catalogna. Stavano viaggiando su un carro trainato a mano quando Marie-Louise diede alla luce José, il futuro Charlie. Sopravvissuti come meglio potevano, finalmente raggiunsero la Francia 3 mesi dopo. Ben presto si sono assicurati lavoro con il piccolo Cirque du Zélier. Questa è stata la prima pista del circo in cui è entrato il piccolo José, all'età di 2 anni. L'anno successivo la famiglia era con il Cirque Cagnac, dove José eseguiva una parodia di assolo di un uomo forte, cioè l'uomo forzuto, con la sorella. Chissà che ridere vedere 2 bambini che fanno i forzuti. Il Cirque Cagnac venne distrutto da una tempesta nel 1904 e la famiglia Andreu tornò a esibirsi in piazze e nei villaggi, prima di unirsi al Cirque Caron a Grenoble. José ha imparato a cavalcare, ha iniziato a suonare la chitarra, il violino e anche il mandolino. Nel 1906 José ebbe un primo assaggio di clownerie, quando Monsieur Lambert chiamò José per sostituire il pagliaccio di casa, Carletto. Ma ci vollero altre esperienze per fare in modo che Charlie scoprisse il suo clown. Solo nel 1915, nel loro primo circo di famiglia, il circo Reina Victoria, Charlie sviluppò il suo personaggio comico. Alla fine degli anni 10, i circo e gli spettacoli di varietà furono invasi dalle parodie di Charlie Chaplin, il cui personaggio cinematografico estremamente popolare, il vagabondo, era diventato una consueta aggiunta comica ai numeri che necessitavano di una spinta comica. José, che già usava la comicità nella sua performance a trapezio, ha introdotto il personaggio di Charlie nel 1916. La famiglia lo ha intitolato Charlie and the Rivals, Charlot e le Rivel. Da quel momento in poi José Andreu sarebbe stato conosciuto come Charlie Rivel. La leggenda, successivamente perpetrata da Charlie Rivel, è che i fratelli hanno semplicemente inventato il nome Rivel scegliendo lettere a caso. Rivel, infatti, era da tempo il nome d'arte di Pedro Andreu, il papà, che usava per tutte le compagnie acrobatiche che creava con i suoi compagni e i figli. Il 15 gennaio 1920 a Valencia, in Spagna, Charlie sposò Carmen Busto, un artista nel circo della sua famiglia. Era la figlia di un clown equestre, Gregorio Busto. Durante una tournée in Marocco, Charlie divenne l'Augusto di suo fratello René, il clown della faccia bianca, che recitava di solito con il fratello Polo. Dato che Charlie aveva un dono per la commedia, per la comicità, decisero di formare un trio di clown alla moda dei fratelli e fratellini, che stavano avendo un grandissimo successo ed erano le stelle splendenti del Cirque Medrano di Parigi.
Il successo del trapezio comico dei Rivell, insieme al trio di clown di Andreu, li spinse nei circhi e nei teatri di varietà di grande successo. Il London Coliseum nel 1923 e l'anno successivo il Cirque d'Hiver a Parigi, e seguì rapidamente Bertrand Mills Cirque all'Olimpia di Londra. Durante il soggiorno a Londra si dice che Charlie abbia vinto un concorso di imitatori di Chaplin alla Royal Albert Hall, il che è plausibile dal momento in cui il suo personaggio di Trump era stranamente simile all'originale. L'hai già sentita questa storia? L'evento, vero o falso, ha dato inizio alla storia spesso sentita che aveva superato lo stesso Chaplin durante la competizione. Un evento improbabile, dal momento che Chaplin non ha visitato l'Europa in quegli anni. Svelato l'arcano. I Rivell sarebbero stati citati in giudizio dalla United Artists per aver usato il personaggio del film di Chaplin senza permesso. Forse semplicemente per averlo fatto troppo bene e con troppo successo, perché c'erano centinaia di imitatori di Chaplin nel settore. In ogni caso, i Rivell continuarono a lavorare nelle case più prestigiose, tra cui il Cirque Medrano a Parigi nel 1925, la Scala di Berlino nel 1927 e il Circus Schumann nel 1928. Sebbene fossero chiaramente ispirati dalla struttura del trio dei fratellini, gli Andrews avevano il vantaggio delle loro eccezionali talenti acrobatici e furono presto riconosciuti come uno dei migliori trio di clown del loro tempo. René era il pagliaccio della faccia bianca, Polo fu il primo Augusto e Charlie era il secondo Augusto. Avevano due numeri principali nel loro repertorio, una routine di uova e il loro famoso sketch acrobatico The Little Bridge, in cui cercavano di costruire, alla fine riuscendoci, quello che è noto nelle acrobazie circensi come un ponte, una sorta di ponte umano in movimento. Il loro spettacolo da clown poteva facilmente durare fino a 35 minuti. Devi sapere che i clown nel circo europeo sono spesso i protagonisti dello spettacolo. Charlie, come Albert Fratellini, divenne rapidamente la figura centrale del trio e come Albert Fratellini sviluppò un personaggio eccentrico con trucco e costume esagerati. I caratteristici capelli rossi di Charlie, il grande naso rosso quadrato, poi la lunga maglietta rossa, le scarpe nere oversize e il comportamento completamente infantile divennero familiari in tutto il nord Europa. Nel 1930 il trio ha intrapreso un tour sudamericano un anno prima di tornare nel vasto circuito tedesco del circo e del varietà. Ma l'atmosfera lavorativa tra i fratelli si era deteriorata. Charlie, il più identificabile dei fratelli, era la star e lo sapeva. Nel 1935 al Circus Varieté Schumann di Francoforte Charlie decise di separarsi da suo padre e dai fratelli e di costruire una carriera con i suoi figli e sua moglie. Dopo la partenza di Charlie Rivell, i suoi fratelli hanno continuato a recitare gli stessi atti nei teatri di varietà tedeschi, con un successo non inferiore a quello che avevano goduto prima. Negli anni 30, due troupe quasi identiche erano in attività, ciascuna eseguendo gli stessi numeri comici. Una era la troupe della famiglia Andreu originale, l'altro era di Charlie. Come Grock, che è stato sempre pubblicizzato come Grock and Partner, i partner di Charlie venivano sempre nominati in modo anonimo, assicurando che lui, Charlie, fosse il protagonista della scena. Non è stato facile lavorare con Charlie Rivell. Ha cambiato spesso partner negli anni. Charlie e sua moglie Carmen hanno avuto 4 figli che si sono esibiti in un terzo atto familiare, The Charlie Rivell's Babies. Tuttavia, ha lavorato principalmente nel circuito tedesco del varietà, che si è rivelato molto redditizio. Dopo che i nazisti presero il potere in Germania e anche durante la stessa seconda guerra mondiale, Charlie rimase una delle maggiori attrazioni nei migliori teatri di varietà tedeschi.
il Wintergarten, l'Apollo, lo Scala, il Plaza. A Berlino ha recitato un film diretto da Wolfgang Staude. Nichts. Ja, darüber lacht das Publikum. Das verstehe. Sind Sie wahnsinnig geworden, Mann? Hey! Charlie! Runter von der Bühne! Charlie, hierher! Komm! Runter von der Bühne! Komm hierher! Gehen Sie gefälligst hinten herum! Il film uscì nel 1943 e rivelò che Charlie era un vero talento cinematografico. Negli anni successivi, un telegramma che Charlie aveva inviato a Hitler per il suo compleanno nel 1942 divenne oggetto di folli speculazioni. Come molti artisti itineranti che conoscevano poco la politica internazionale, Charlie era stato particolarmente ingenuo. Dopo la vittoria degli alleati, Charlie dovette fuggire dalla Germania. Ha trovato rifugio in Scandinavia prima di tornare a casa sua vicino a Parigi. Evitato da agenti e registi negli anni del dopoguerra, cadde in un prolungato periodo di depressione. Chi può ridere adesso, dopo tanta tragedia? Così scrisse Charlie. Non sarebbe tornato in pista fino al 1952. Negli anni 50 l'idea di un clown famoso cominciava a sembrare un ricordo del passato. Lo stesso Grock decise di ritirarsi, anche se non prima di aver lanciato una lunga serie di tour d'addio. Col tempo, Charlie divenne l'unica vera star internazionale del clown del dopoguerra. Tornato nel 1952, Charlie si esibì principalmente in Germania e in Scandinavia, dove godette di un rinnovato successo. La sua vecchia routine di clown acrobatico aveva due nuovi partner. La nuova versione è iniziata con una routine musicale che coinvolge una sedia e una chitarra. Seguita dalla routine acrobatica del Little Bridge e termina con una parodia di una diva all'opera. La routine sarebbe stata alla fine conosciuta come Maria Callas. Charlie aveva lavorato soprattutto nel nord Europa, quando l'impresario spagnolo Juan Carcel decise di portarlo nel suo paese natale, dove era praticamente sconosciuto. Ciò portò la televisione nazionale spagnola a produrre un programma su Charlie nel 1962. L'anno successivo, la sua città natale di Cubelles gli intitolò una strada. Iniziò così un lungo periodo di riconoscimenti e premi in Spagna, in Germania, in Scandinavia, dove Charlie stava diventando una vera e propria leggenda vivente. Il regista Manuel Esteba lo ha fatto recitare in un film spagnolo su se stesso del 1968. Charlie è gradualmente passato dal formato clown trio al lavoro da solista, abbandonando per sempre la sua performance al trapezio volante. Iniziò a sviluppare due pezzi che sarebbero diventati dei classici della comicità clownesca: il suo numero musicale con la sedia e la chitarra e la sua parodia della diva all'opera. I due numeri rimangono capolavori di clownerie, tra i pochi impossibili da replicare, perché è basato tutto sull'interpretazione del personaggio. La sua intenzione è sempre piena di passione e così infantile che ti rimane nel cuore. Anche quando piange riesce a farti ridere. Nel 1960 sono stati i pezzi centrali del programma natalizio del Cirque Medrano, che ha segnato il ritorno trionfale di Charlie di fronte al pubblico parigino.
forse il più difficile da far innamorare. Charlie Rivell è riuscito a pubblicare la sua autobiografia in Danimarca nel 1971. Nel 1972 è apparso come se stesso in una sequenza del film I Clowns di Federico Fellini. Nel dicembre del 1974 è stato il primo a ricevere il premio Clown d'Oro al primo Festival internazionale del Circo di Monte Carlo. Il primo. Aveva 78 anni. A quel punto si stava avvicinando alla fine della sua carriera. Ha continuato a lavorare in eventi accuratamente selezionati. È apparso anche in televisione in Svezia, in Spagna, come ospite, conduttore o come soggetto di cortometraggi e documentari. 10 anni dopo ha sposato Margarita Camas a Barcellona. Aveva 86 anni. Nello stesso anno, nel 1982, ha accettato di recarsi a Madrid per esibirsi con il famoso Circo de los Muchachos, un eccezionale circo per bambini i cui artisti erano giovani orfani. Sarebbe stata la sua ultima esibizione. Da ricordare che nel 1981 Charlie Rivell ha ricevuto la Croce del Nord, la più alta onorificenza civica in Svezia. Ma gli ultimi anni di Charlie furono afflitti da disturbi respiratori e il 26 luglio 1983 ci lasciò. La mattina seguente le fotografie del grande clown furono esposte in bella vista, circondate da fiori nelle vetrine di negozi di Stoccolma. Statue di Charlie Rivell si trovano a Monaco, a Barcellona, logicamente a Cubelles. La leggenda del clown Charlie Rivell nel mondo del circo è conosciuta. Ogni artista che vuol diventare un clown di livello deve conoscere le sue routine, fatte di tempo comico e di una semplicità disarmanti. Quello che cambia è la mentalità. Non serve essere grandi acrobati, anche se livello era, o grandi performer. La qualità sta nel comprendere la mentalità del clown, l'intenzione, lo sviluppo del personaggio che cresce dentro di te. Per essere un grande clown devi coltivare l'essenza della bellezza e gioire nell'arte del fallimento. Solo allora anche tu sarai un po' Rivell. Spero ti sia divertito con me. Se lo sei, lascia un like e dimmi se lo conoscevi. Io ti aspetto al prossimo video. Ciao!